Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Ecco, oggi ho una nuova maglietta, ok? Questa però in realtà per voi non è nuova perché in realtà l'avete già vista se avete guardato il video della challenge in inglese che è uscito, se non mi sbaglio, il 20 di aprile, ok? Già l'avete vista, quindi eccola qua, questa è un'altra delle magliette che ho disegnato io, l'ho fatto io. Molto bene. Questa sera ci andiamo a provare un po' di cosine nuove. La prima è questo pennello che vedete qui sotto, che ho comprato su AliExpress, sul negozio di Yaki Brush. È un Yaki 24 in tasso che ho provveduto ad attivare, ok? E quindi sta a mollo adesso nell'acqua calda, così che io possa godere appieno della sua morbidezza. Dopo di questo andremo a provare nuovamente le lamette Voscod. Perché dico nuovamente? Perché è vero che le ho usate, è vero che le ho già usate, ma è vero anche che l'ho buttata neanche a metà sbarbata perché ero convinto, anzi avevo il dubbio che la non piacevolezza della sbarbata con quel rasoio lì fosse colpa delle lamette, quando invece è stata colpa assolutamente del rasoio. Ok? Dopo le Voscod, un bel Vitos Cinnamon. Ok? Ci andiamo a provare questo sapone. In realtà, lo sapete, ho tutta la collezione più o meno. E questo è uno spettacolo perché praticamente è come avere un cinnamon roll, ok? In mano. Molto bene. Allora, prima di andare avanti vi dico che se il video vi è piaciuto, alla fine del video mettete un bel mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete un non mi piace, così io capisco anche se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. E vabbè, non esageriamo con questi non mi piace, eh? Non esageriamo perché poi dopo colpite come si dice, la mia autostima, allora mettete un mi piace. E poi, se volete, se non volete perdere successivi video, iscrivetevi al canale. Tutto quello che andiamo a nominare oggi, come sempre, è in descrizione, anche le magliette sono in descrizione. Ok, e per finire, ormai lo conoscete, il nostro fantastico Bay Room fatto in casa perché è una marea e quindi lo uso. Ok, allora, prima di tutto, l'acqua è già calda, come ho detto, andiamo a inumidire il viso. E questo trattiene una marea d'acqua, come è giusto che sia. Ok, ci mettiamo un bel po' di acqua di vegetazione qui dentro, ok? Nel Vitos, e vi vado a spiegare perché volevo tanto provare questi Vitos, ok? Questi Vitos li volevo provare perché in America li considerano dei grandi saponi, in realtà hanno un prezzo veramente contenuto, ok? Cioè hanno un prezzo contenuto, ma d'altra parte se voi vedete la Proraso, quella bianca, questa qui, no? Che noi paghiamo 2,50 euro su Amazon, 3 euro da altre parti, insomma, tra i 2 e i 5 euro a seconda di dove la compriamo, in America costa 10 euro quella crema lì. Ok, è evidente che è la stessa cosa di cui soffriamo noi quando andiamo a comprare i saponi americani. Ok? Oh, andiamo a fare un bel prelevamento. Il sapone è cremoso, decisamente cremoso, una bella crema morbida. Andiamo a fare un bel montaggio in ciotola, va? Eccola qui la nostra ciotola che è bella calda.
Una volta bagnato, il cinnamon si sente che è una meraviglia, ragazzi. La cannella, a me la cannella piace da morire poi. È una profumazione che mi piace tanto perché ti pizzica nel naso, però c'ha quella nota dolce che, che a me piace da morire, ok? Prebarba, come un bravo tonno me lo so dimenticato. Guardate come si è montato, guardate che spettacolo. Guarda che bello. Eh? Tra l'altro devo risolvere il problema di questa luce perché, ecco, così lo vedi bene. Così lo vedete bene. Io faccio così. Devo risolvere questo problema di questa luce. Ci devo mettere lo scotch sopra. Ok? Allora, io mi vado a mettere un pelo di prebarba. Eh? Un pelino di prebarba lo mettiamo. Non è una barba lunghissima, però c'è e si sente. E quindi siccome c'è e si sente, evitiamo di fare una sbarbata splatter come l'altra volta. Vero è che io oggi non utilizzo il Q-Shave, che comunque voglio riutilizzare, perché sono certo che utilizzato nella maniera corretta, con la giusta attenzione, prendendosi i giusti tempi, che probabilmente non sono quei 15 minuti, 20 minuti che mi sono preso, no? E sto rasoio può regalare sbarbate fantastiche. Ok? Ci andiamo anche ad armare il nostro Gillette King Camp, King C per gli amici. E prendiamo la Voscod. Eccola qua. Ok. Ci andiamo a insaponare. Poi tra una passata e l'altra facciamo una brevissima pausa e ci andiamo a leggere, no? Qualcosina dietro l'etichetta di questo sapone. Allora, questo pennello vi dico già che mi piace moltissimo. Il ciuffo è un ciuffo relativamente compatto che però poi dopo, quando si carica di sapone e si carica parecchio, diventa bello grosso. Le punte sono morbide, ok? Lo stelo del pelo ti accarezza proprio. Io vado ad dare un pochino di più. E poi sta cannella, ragazzi, sta cannella. È stato il primo che ho provato questo qui apposta perché volevo sentire la cannella una volta bagnata com'era. Perché per me è una fragranza meravigliosa, ragazzi, la cannella. È una fragranza meravigliosa a prescindere dalla bontà poi della crema del sapone da barba che stiamo andando a provare, del soap, come dicono gli inglesi.
il sapone meccanicamente che gli vuoi dire? Niente, si monta che uno spettacolo. Scorrevole, protettivo, non c'è niente da dirgli. Ma assolutamente niente. La lametta non è fastidiosa come l'altra volta che l'ho usata, quindi diciamo che la colpa era del Parker, quantomeno per come lo usavo io. Io direi che questa lametta la definirei con un'aggressività dignitosa, nel senso che è più aggressiva di una persona o di un'astra, probabilmente, almeno per me. E- Però è gestibile, insomma, ragazzi. Allora, andiamoci a leggere due cosine su sto Vitos. Vitos Cinnamon. Vi faccio vedere. Ok, sapone da barba ad alta idratazione, uso prelevare con un pennello umido e applicare sulla pelle prima di procedere con la rasatura. E va bene. Ok, però andiamo a leggere gli ingredienti. Acido stearico, acqua, coconut oil, quindi olio di cocco, idrossido di potassio, glicerina, potassium palm kernelato, talco, profumo, che è praticamente il cinnamon, idrossido di sodio, olio di semi di girasole, silicato di sodio e tetrasodio e DTA. Insomma, è un prodotto, no? Che certamente non è bio, non è... però diciamo che poi alla fine la l'INCI non differisce tanto da quello del proraso, quindi lo possiamo definire un buon prodotto, no? Che probabilmente ha una base industriale, ma poi dopo una profumazione artigianale. Io adesso probabilmente sto dicendo delle corbellerie, però io la vedo così. Insomma, comunque ragazzi, no? È un sapone di tutto rispetto, per quello che costa. Io voglio dire, lo considero un sapone da scegliere. Non fosse altro per il profumo di questo qua in particolare, ma al di là del profumo, e poi ci sono varie profumazioni, ognuno sceglie quella che più, no, preferisce. È un sapone ottimo, è un sapone ottimo che può andare d'accordo con un cella, può andare d'accordo con un proraso come qualità, quindi un sapone che va benissimo.
Qui me l'ho tagliato, no? L'altra volta col Q-Shave e ancora non si è proprio rimarginato, sono passati 3 giorni, ma insomma un red point me lo so fatto. Non esce sangue, quindi va bene così. Ecco, l'unica cosa che devo dire è che di questo sapone me lo aspettavo, non lo so, forse anche per la consistenza cremosa della pasta, me lo aspettavo un pelo più protettivo. È molto idratante perché rimane, la pelle rimane veramente oleata, diciamo. Però lo definirei un sapone che offre più scorrevolezza che protettività. Anche qui ci sono ottime probabilità che io abbia sbagliato qualcosa con le proporzioni di acqua nel montaggio. Ma insomma, comunque un sapone assolutamente pieno di oli, no? Guardate il lavandino come al solito, qui è diventato veramente bianco. Mm? Essendo bianco vuol dire che l'olio si è appiccicato. Il suo lavoro lo sta facendo egregiamente, perché comunque non mi sono sfregiato. Tra l'altro monta che è una meraviglia, guarda, 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 guarda. Secondo me, ragazzi, è promosso questo, eh. Promosso alla grande, perché questo è un ottimo sapone, anche voglio dire, ecco, uno chiaramente non è che magari può spendere sempre 20 euro per il sapone e 30 per il dopo barba o viceversa. Magari ogni tanto vuole una cosa un po' più easy, no? Indulgendo in profumazioni più particolari, no? Del solito mentolato, talcato. E quindi lì entrano in gioco Proraso, Cella, che in Italia hanno prezzi accettabilissimi e quindi vuoi un buon profumo di mandorla e ti prendi il Cella, vuoi profumo del mentolato e ti prendi il Proraso. Insomma, rientra in quella fascia lì, secondo me, no? Secondo me è un ottimo sapone. Ora, è vero che questo rasoio, no? Il King Camp, c'ha una gentilezza che ormai conosciamo, ma qui abbiamo ottenuto un BBS senza alcun problema.
Alla fine con una passata, non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Qui ci sto ripassando e ripassando perché sto stando attento a non tagliarmi poi del tutto questo red point. Ragazzi, che vi dico? Liscio. Sì, questo qui era un red point, va bene, ma insomma, la sbarbata è venuta alla grande. Questo sapone, il suo lo fa. Tra l'altro vi dico che la cannella si sente ma non è esplosiva. Nel senso che la sentite, vi piace, se vi piace la cannella. Mia moglie per esempio questo qui non potrebbe mai piacere. A me piace, però non è prepotente. Ok? Non è una cosa fastidiosa, ok? Per la quantità di cannella che c'è. Anche perché la cannella poi pizzica. Quindi ho un bel po' di... Allora, l'after continua a essere assolutamente promosso per me. Ok, poi andiamo a fare qualche rifinaturina. Io sono più che soddisfatto, ragazzi. Veramente soddisfatto. Per me il sapone vale abbondantemente più di quello che lo paghiamo. Tra l'altro lo potete trovare anche su alcuni siti, si trova anche scontato in questo momento. Per me è fantastico. Sono curioso di provare gli after di Vitos. Sono veramente curioso di provare gli after. Presto sul canale saranno, no? E va bene, ragazzi. Liscio, profumato come pirata. Anche per oggi è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!